Questo è un luogo su cui si sono spese infinite pagine e pellicole, ma nessuno scrittore o regista può raccontarti l'India in una sola opera. Capire questo paese è difficile anche per chi lo ha vissuto mesi, anni, forse lo è anche per gli stessi indiani. Nel solito territorio si trovano le forme di culto più antiche e i cervelli più moderni, famiglie che vivono come 5.000 anni fa e ragazzi che vivono nel 2100, come nella città di Bangalore, definita la Silicon Valley dell'Asia. Si narra di grandi civiltà già nel VI millennio a.C. e da allora si sono insediate etnie provenienti dall'Africa, Indocina, Turchia, Mongolia e soprattutto gli ariani provenienti dal centro Asia, che nel 2500 a.C. hanno stabilito la grande civiltà dell'Indo. Le varie immigrazioni hanno convissuto e si sono contagiate a vicenda per millenni senza annientarsi, e generando così un mix di culti, religioni, lingue, tradizioni e costumi da rendere il luogo più frammentario sulla Terra. Ho conosciuto un'italiana che vive a Delhi, Elena, la quale ha dedicato letteralmente la sua vita all'India e mi ha detto: quando credo di averla capita, puntualmente succede qualcosa che mi smentisce. Sembra uscito da un film indiano. Sarebbe presuntuoso se prendessi io la licenza di spiegarvi tutta l'India dopo un solo viaggio. Quello che vi state apprestando a vedere è la mia esperienza umana, che per la prima volta varca un confine tanto corteggiato. Cercherò nel viaggio di condensare al massimo il mio tempo per parlare con persone che qui vivono e che ti possono istruire molto di più di un libro, e arrivare così alla fine del viaggio con la conoscenza almeno di un pezzetto di questo paese, di questa grande civiltà. Il mio viaggio partirà dalla capitale Delhi e proseguirà senza una direzione se non quella che mi sarà consigliata dagli incontri. Questa volta non avrò la presenza della mia compagna di viaggio e di vita per un piccolo, immenso impegno. E così prenderò in faccia da solo tutto, come secondo me dovrebbe essere il primo viaggio alla scoperta dell'India. Ancor prima di aprire gli occhi e osservare quello che ti circonda è il frastuono dei clacson che ti ricordano di essere arrivato in una delle grandi città asiatiche. Qui, a Delhi, devi farti avvolgere immediatamente dal caos senza fare opposizione, ma controllare al meglio possibile la tua guida nel nuovo mondo e capirne le regole, perché anche il caos ha le sue. What's your name? Fabrizio. Fabrics. Cluster. Classic. Cluster. Oh, nice. Che loro non si fermeranno mai. Nemmeno il sub. Niente. Borda. Scontro. Vai. Non neanche abbiamo un cenno di dire oh vai, oppure no, io ho diritto lo stesso. Prima cosa che devi fare quando compri un motorino è cambiare il clacson. Ah sì? Metterla più rumorosa? Ti pare che sia un clacson normale? Da noi fanno aiuto. Ok, thank you. Cioè parlano con il clacson. Oh, va a destra, va a sinistra, fermati, va avanti. Sto arrivando. Sì, tutto. Cioè noi si usa come estrema soluzione quando uno proprio fa un coglione, alla fine gli suoni, no? Qui invece dialogano. Delhi non è solo clacson, caos e povertà. La città contiene 28 milioni di abitanti di ogni estrazione e provenienza, definendola una delle città più cosmopolite del pianeta. Se tu giri le varie zone di Delhi trovi delle grandi differenze. Questo può farti già da specchio di quello che può essere l'India in generale, no? Cioè Delhi è una grande metropoli, tra l'altro è anche la capitale, e tu puoi trovarti in mezzo a un sacco di Islam,
tipo bidonville, no? E in mezzo a dei quartieri carissimi, dove si pagano affitti dell'equivalente di 4.000, 3.000 euro al mese per degli appartamenti con 3 camere da letto, non stiamo parlando di ville o di che. Quindi povertà ce n'è tanta, ma dobbiamo considerare che circa l'80% della popolazione vive ancora in zone rurali, quindi le zone rurali non sono ricche, ecco, no? Sono zone rurali. Rimane comunque che la classe povera è veramente molto povera, però si sta riducendo. Poi l'India ha miliardari, cioè delle persone che hanno una capacità di acquisto elevatissima, come da noi milionari e così. Qui in India fanno più di, credo, tutta la popolazione dell'Italia messa insieme. La nostra ingenuità, un po' come l'India è tutta spirituale, pensiamo gli indiani sono tutti poveri. Quando io sono venuta a Delhi la prima volta c'erano tante biciclette, tante vespe, delle piccole utilitarie e le vecchie ambassador che erano le macchine degli inglesi. Adesso le biciclette sono state sostituite non più dalle vespe ma dalle moto, e poi quelli che andavano in moto vanno in utilitaria, quelli che andavano in utilitaria vanno in una macchina migliore, quegli altri vanno in SUV. Vedi passare le Ferrari, le Porsche, le Jaguar, le Audi come se piovesse, e quindi capisci che sono cambiate le cose anche solo da questo. Nonostante la crescita generale, 2/3 della popolazione ancora vive con 2 euro al giorno e quasi la metà della ricchezza è in mano all'1%. Questa suddivisione a grandi linee si può identificare con la vecchia città Old Delhi e la nuova città New Delhi, che fu progettata dagli architetti inglesi durante la colonizzazione, durata circa un secolo e terminata nel 1947. L'insieme delle due città, con altri distretti periferici, compongono la capitale chiamata semplicemente Delhi. Una brevissima escursione nella parte più ricca l'ho anche fatta, trovandola tremendamente noiosa, simile alle nostre città. Nei miei giorni a Delhi ho preferito tuffarmi tra quei 2/3 della popolazione povera, dove i disagi, le fatiche, l'ambiente decadente e maleodorante porta l'uomo a dover tirar fuori tutta l'umanità, l'ingegno, la fantasia, le storie, i sorrisi, i vaffanculi, l'arte insomma, l'arte di vivere. Ogni sentimento che si nasconde in noi qui è manifesto e rende il tutto così cinicamente spontaneo che ti avvolge. Non ti senti spettatore come quando guardi un palazzo coloniale, ma sei risucchiato. Mi offrono il tè e lo prendo volentieri. Per alcuni giorni mangi nei loro piatti sudici, con conseguenze intestinali inevitabili. Sei frastornato dal rumore, sudi, respiri smog, respiri odore di rifiuti, come tutti gli indiani. E tutto ciò sembrerà strano, ma ti avvolge e ti fa sentire per qualche giorno uno di loro. Italian. Thank you my friend. Questa strada piano piano si riempie completamente di merce e di persone che portano merci. Non si alza molto presto la mattina, qualcuno dorme direttamente qui e qualcun altro invece magari arriva, poi si butta giù a mangiare o a dormire in attesa che inizi il vero movimento della città. Per esempio ora sono le 7. Piano piano le strade si riempiono, cominciano i primi ingorghi e aumentano i decibel. Qui è tutto bloccato. Poi si incrociano così. Questi vengono da sinistra, questi vengono da destra
e stanno un quarto d'ora ora a decidere chi deve passare, come deve passare. Torna indietro lui. Si scaricano dal camion grande al camion piccino, tutto chilometri di mercati così. Quando sento dire c'è traffico a Firenze mi scappa da ridere. Poi appaiono questi archi. C'è un altro mondo. Per esempio vendono buloni. Qui è la via della ferramenta forse. Arrivi in fondo, giri e si apre un'altra situazione. E poi finisce con le abitazioni, credo. Qui siamo a casa di qualcuno, quindi si torna indietro. Sì. Ma si prova. È un labirinto incredibile così. No? Is it close? No. Close? Ok. Qui è chiuso. Vedi passare avanti e indietro gente con sacchi, pietre, legno, si sa. Però non so nemmeno dopo. La città si affolla e diventa un immenso mercato a cielo aperto. Qui però non si viene a vendere e comprare e poi si torna a casa. Qui si vive, si mangia. Questa donna bellissima, guarda, prepara un chapati. Che è questo. Gira, poi ci mette olio di burro e mi dà questo sughino qua e ora io mi metterò a mangiare questa roba con le mani. €1. Ci si lava, si sta in compagnia, si prega, si lavora, tutti insieme, uomini e animali, diventando il tutto follemente vivo. All'interno di una cornice di abitazioni pittoresche e decadenti, dove la corrente fa da te, l'acqua non è potabile e non ci sono contenitori per i rifiuti. Hello. Questa è la scuola, questi sono i teachers. All our teachers. Questi sono gli insegnanti, questi sono i banchini. He's from Italy. Are you teacher? Yeah. Uh-huh. She is also teacher. Then all our kids. Wow. Hello. Good morning. No, tutti in piedi, no, questa cosa no. Sit down, please. Thank you. Bye. Nei miei giorni a Delhi ho visitato anche monumenti, luoghi di culto come templi e moschee e si sa essere il tassello più importante dell'India, di cui vi parlerò nei prossimi episodi. Quello che si sa poco dell'India è quanto sia ambigua, ruvida, complicata, spesso ingannevole, con molte persone bisognose e molti furbi che tentano di rimediare ai bisogni con l'inganno. People hungry. Give food. Waste money. They go to stay in the hotel for €100. C'è quella mia amica che è stata imbrogliata, forse te l'avevo detto a te, no?
1.700 euro. E così anche una semplice giornata che prevede uno spostamento da una città ad un'altra può diventare un'avventura. Si parte. Vrindavan. Sì, scelgo di andare a sud e fermarmi a Vrindavan. L'idea è di andare verso Varanasi, la città dove ogni induista vorrebbe morire. Lì abita una ragazza di Firenze con cui sono in contatto ed è lei a suggerirmi di fare sosta a Vrindavan, città santa dove è cresciuto Krishna. Ticket booking? No. Bye. Ciao. Il piano della giornata è cercare un bancomat ATM e poi andare alla stazione dei treni per acquistare un biglietto verso Mathura. Da lì, con un tuk-tuk, spostarsi a Vrindavan e cercare da dormire. Ma avrei dovuto capire da quel sorriso Ticket booking? che era troppo ottimista avere un programma così in un solo giorno in India. E infatti, spero di trovare un biglietto per andare giù a Vrindavan, se no mi tocca rimanere qui. Hanno tentato di fare la truffa. Sono tutti ferrati in questo tipo di truffe. La Mathura, c'è un'anarchia a fare la coda. Sorry. Rimango a Delhi anche oggi. E meno male che c'è questo ragazzo che mi sta aiutando e sera ancora non l'ho trovato a dormire.